Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, oggi vi spiego come funziona GitHub Actions, o almeno come funziona tutta quanta l'infrastruttura. Allora, intanto incominciamo a capire che cos'è GitHub Actions. È effettivamente una piattaforma di automazione e di CI/CD, quindi Continuous Integration e Continuous Deployment, integrata totalmente all'interno di GitHub. Infatti, qualsiasi tipologia di repository voi andate a creare, praticamente si porta dietro un effettivo un tab chiamato Actions. Ok. Che cosa ti permette di fare? Ti permette di automatizzare, personalizzare ed ovviamente eseguire tutti quanti i tuoi flussi di lavoro relativi allo sviluppo software direttamente all'interno della repository GitHub. Quindi parliamo di build, parliamo di testing, parliamo addirittura del deploy su una piattaforma che potrebbe essere quella di Docker. Allora, intanto incominciamo a vedere come è strutturata questa tipologia di piattaforma. Apro Draw. Allora, tutte quante le azioni in GitHub Actions sono innescate da degli eventi. Questi eventi specifici possono essere una pull request, una push su una branch qualsiasi, quindi sulla main, oppure su diramazioni non principali, e poi ovviamente su delle issue, quindi la creazione ad esempio di una richiesta di bug fixing, oppure una richiesta di chiarimento di un frammento di codice e così via. Ogni evento attiva un workflow. Che cos'è un workflow? Quindi è un processo automatizzato. Sono dei file YAML, ok, che si trovano all'interno della directory GitHub Workflows, che vedremo poi successivamente. Questi file in pratica che cosa fanno? Specificano che cosa deve succedere quando si verifica un determinato evento. E come lo fanno a specificare? Beh, tecnicamente creano, o comunque sia si portano dietro, quelle che sono delle frammentazioni più dettagliate, ovvero i job. Ok, cos'è un job? Praticamente un job è un insieme di passaggi che vengono eseguiti successivamente sul runner. Quindi quali sono questi passaggi? Possono essere degli shell command, possono essere delle azioni, quindi può essere un npm install, un npm start e così via. Quindi vedremo come personalizzarle poi creandole all'interno dello stesso YAML definito all'interno del workflow. Quindi queste istruzioni dove vengono eseguite? Le istruzioni vengono eseguite all'interno dei runner. Che cosa sono dei runner? Un runner sono dei piccoli server indipendenti che eseguono i job. Ovviamente che cosa succede? GitHub offre dei runner ospitati su delle piccole macchine virtuali, ma possono ovviamente essere specificati anche sempre all'interno di GitHub Actions dei self-hosted runners, che sono in pratica dei runner ospitati sulle nostre macchine, quindi su macchine private. Benissimo, come funziona l'esecuzione? Beh, guardate, tecnicamente tutte quante le operazioni che vengono specificate all'interno dei job, quindi step 1, step 2, step 3, vengono eseguite dal runner ed ogni singola operazione, dopo il run, produce un log result, quindi in pratica produce un registro degli eventi che dettaglia in maniera molto specifica quello che sta succedendo all'interno del runner. Cioè molto utile proprio per capire se le nostre operazioni sono state eseguite con successo ed ovviamente qual è il dettaglio dell'esecuzione di ogni singolo step. Bene, capito qual è in generale la struttura di queste operazioni, quindi ogni singolo step produce, una volta runnato dal runner, un log result, possiamo asserire che, guardate, un dettaglio non da poco è che all'interno di GitHub Actions i runner possono eseguire dei sistemi operativi, quindi possono basare tutta quanta l'esecuzione degli script all'interno di sistemi operativi totalmente differenti. Quindi vedete qui che nel runner 1 è stato impostato all'esecuzione su una piattaforma Linux e nel runner 2 su una piattaforma Windows. Ovviamente è disponibile anche l'esecuzione su piattaforma macOS.